Ci troviamo nell'Ontaneta di Sant'Alessandro, un sito di interesse comunitario, ora zona speciale di conservazione, in comune di Zemelo Mellina. Qui il problema da affrontare ai tempi del LIFE era quello del mantenimento della struttura del bosco di Ontano Nero, in quanto ambiente dell'allegato 1 della direttiva Habitat, ma anche come ambiente di nidificazione degli aironi coloniali, specie di aironi che si raggruppano per nidificare in luoghi che vengono chiamati garzaie. Gli aironi per nidificare preferiscono alberi non altissimi, alberi con una struttura sia arbustiva sia arborea, ma che non svettino troppo, perché all'inizio dell'estate, quando alla fine del periodo di nidificazione, quando i pulcini sono già sul nido o nei rami circostanti, l'arrivo di un forte vento potrebbe creare dei problemi, potrebbe far cadere i piccoli, addirittura far cadere i nidi. Per questo gli aironi preferiscono nidificare, la maggior parte delle specie preferisce nidificare su alberi di media altezza, ma gli ontani neri continuano a crescere, almeno diventano molto alti. A volte filano, sono sottili e crescono verso l'alto e sono veramente sottili, quindi sono molto influenzati dall'attività del vento. Per garantire quindi l'esistenza di una struttura degli alberi adeguata, la soluzione ideale è quella di sottoporre i boschi di Ontano Nero, che in origine erano i boschi cedui e che sono stati abbandonati perché non interessava più coltivarli, sottoporli a una ceduazione a rotazione, un'attività leggera su piccole porzioni a rotazione all'interno del biotopo, e in questo modo all'interno della superficie esisterà sempre una porzione con la struttura adatta per la nidificazione. Queste operazioni di tipo forestale sulla struttura dell'Ontaneta sono state una delle azioni del LIFE. Un'altra azione molto importante ha riguardato la regolazione dei livelli idrici al suolo. L'Ontano Nero è un albero che predilige terreni palustri, ha delle intrinseche capacità di svolgere le funzioni fisiologiche anche in terreni dove c'è poco scambio con l'atmosfera, perché ha gli organismi simbionti nell'apparato radicale, e quindi è competitivamente superiore in situazioni di terreni che per altre specie sarebbero asfittici. Il problema è che queste ontanete, che sono cresciute in periodi nei quali la falda freatica superficiale era molto alta, negli ultimi decenni sono andate incontro a dei periodi di crisi non molto grave, ma insomma crisi era, in quanto la falda superficiale si è abbassata. Nei terreni circostanti, coltivati soprattutto a riso, a partire dalla fine degli anni 80, dei primi anni 90 del Novecento, la tecnica di coltivazione del riso è mutata enormemente. Mentre in passato l'acqua veniva portata nei campi già ad aprile e quindi quest'acqua rimpinguava la falda superficiale, negli ultimi tempi si tende a coltivare il riso in asciutta per tutti i processi iniziali dalla semina ai primi diserbi e sottoporre a sommersione il terreno solo da metà giugno in poi. E questo ha portato a un impoverimento delle falde sotterranee. Proprio per questo sono state previste delle azioni nel LIFE finalizzate al ripristino della condizione idrica del suolo nelle ontanete.
Questo approccio alla gestione del problema dei livelli idrici del suolo ha dei problemi che si stanno manifestando in misura sempre maggiore negli ultimi anni. La disponibilità di acqua per la sommersione delle risaie è sempre più tardiva, anche nei canali irrigui l'acqua arriva sempre dopo e quindi nel periodo primaverile, quando ci aspetteremmo una esigenza fisiologica delle piante, si possono verificare dei periodi di siccità, come è avvenuto negli ultimi anni, e questo può creare dei problemi. Le soluzioni potrebbero essere quelle adottate qui per il LIFE, cioè quella di comunque creare dei serbatoi d'acqua in cui accumulare durante i periodi di disponibilità. Queste misure sono comunque estendibili ad altri biotopi, in particolare della pianura padana nella parte bassa, dove la disponibilità di acqua è molto intermittente ed è molto aleatoria a volte e dove tendenzialmente sta decrescendo. Creare queste situazioni di riserve d'acqua sparse nel biotopo non solo crea nuovi habitat per alcune specie, ma permette di immagazzinare acqua per i periodi di carenza. Per quanto riguarda gli interventi di tipo forestale per strutturare il bosco nel modo migliore per la nidificazione degli aironi, queste misure di ceduazione a rotazione su cicli abbastanza lunghi è estendibile a diverse tipologie boschive, non necessariamente solo a quelle a montano nero, tant'è vero che è stata applicata anche in boschi asciutti, dove è possibile mettere in atto questo principio di rotazione dei tagli. Ovviamente questo non può essere un argomento per giustificare qualunque taglio, qualunque ceduazione. Alcuni boschi d'alto fusto devono rimanere perché sono importanti, ma intrinsecamente importanti, ma laddove l'obiettivo è quello di far nidificare gli aironi, che si tratti di ontani, di robini e di pioppi, il principio è quello.